Hemachandra Prabhu, are you sitting comfortably? Are you okay? Yes. Good. Can you see there? It might be better if you... Do you want to come a little close? Feel free, of course. There's plenty of space here. I'm going to wait just in case there's anyone else wants to come. I will begin. I'm not going to have a kirtan because we've got very short time here. So we can just pay our obeisances to Srila Prabhupada. Non facciamo il kirtan perché c'è poco tempo a disposizione, semplicemente offriamo gli omaggi a Srila Prabhupada. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Pishtaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta, maybe we can all repeat. Swami Niti Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharne, Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Satarne, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shivasari Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you for coming. Grazie di essere venuti. And thank you for the opportunity to give this talk. E grazie dell'opportunità di dare questo discorso. The title of this course, or this particular presentation, is ISKCON and the Contemporary Ethical Climate. Allora il tema di questo incontro di oggi è l'ISKCON e il clima etico contemporaneo. I'd like to first define two terms. Vorrei per prima cosa definire due termini. Oh, by the way, before we start, we will be having enough time for questions, 20 minutes for questions or discussion afterwards. E prima di cominciare comunque terremo una quindicina, 20 minuti di tempo per le domande e la discussione dopo questa presentazione. So I aim to finish by 6:10. E io penso circa verso le 6:10 finirò. And we'll finish completely by 6:30. E poi finiremo tutto alle 6:30. So again, welcome. Quindi un caloroso benvenuto a tutti. Morality. La moralità. These are the principles, practices, etc. about the distinctions between right and wrong or good and bad behavior. Quindi la moralità è definita come i principi, le pratiche, eccetera, che distinguono fra un comportamento giusto, sbagliato, buono o cattivo. Ethics. L'etica is the systematic discussion and application of morality or moral philosophy. L'etica è la discussione sistematica e l'applicazione della moralità, o meglio, per meglio dire, la filosofia morale. Yeah, there are different meanings for each of these words in English and I think in Italian. E ci sono differenti significati per ognuno di questi termini, almeno in inglese e sicuramente anche in italiano. But I'm going to use them in this way. Morality, anything to do with good and bad, right or wrong. Ma io lo userò in questo modo. La moralità ha a che fare con buono e cattivo, giusto o sbagliato. And ethics is about a more systematic, thoughtful approach to morality. Invece l'etica è il sistematico e riflessivo approccio a questi principi della moralità. Is that clear? Vi sembra chiaro? Okay. Could I ask you if anyone's got a mobile phone, don't watch it, and if you're chanting your rounds, could you either chant or listen, please? Se avete il cellulare magari lo staccate e se state cantando i giri. So che le donne hanno molte funzioni, fanno molte funzioni contemporaneamente. Ma Thank you. Grazie. This is the second of two presentations. Questa è la seconda di due presentazioni. I'm presenting this one because it's shorter. Presento questa perché è più breve. And we'll cover this today and tomorrow.
e questa coprirà oggi e domani. It normally takes an hour or just over an hour. Normalmente richiede un'ora o leggermente più di un'ora, But because we're translating, we'll need 2 hours. ma siccome c'è la traduzione di mezzo ci vorranno 2 ore. The first course, we discussed morality, but largely in relationship to virtues or human qualities. Quindi il primo corso discute della moralità, ma principalmente una grande fetta di questo, large course. The first course, we discussed it in relationship to virtues. In relazione alle virtù. You know what I mean by virtues or values, human qualities. Voi capite quando parlo di virtù o di qualità umane? Humility, truthfulness, mercy, and so on. L'umilità, la veridicità, la compassione, queste qualità. You okay? Yeah. Yeah. We came to some conclusions in that course, in that presentation. In questa presentazione siamo giunti a determinate conclusioni. One of them was that ISKCON leaders and leaders generally, especially both educational and administrative, need to give more attention to virtues. Leaders need to give more attention to virtues. Quindi abbiamo concluso che i leader dell'ISKCON e anche i leader in genere danno meno attenzione alla virtù and more attention to. More attention. We need to give more attention Noi dobbiamo to virtues. dare più attenzione alla virtù. And that we need to have more discussion on morality and ethics. E dobbiamo discutere e parlare di più dell'etica e della moralità. Within ISKCON. All'interno dell'ISKCON. Can you see all right there? You're okay. Okay. If not, please feel free to move. Yeah. In this second presentation, we're going to focus more on opening up the conversation. In questa seconda presentazione ci focalizzeremo sull'aprire la discussione, la conversazione. And some of the ideas and the language tools we need to do that. Alcune delle idee e degli strumenti di linguaggio per poter penetrare in questi argomenti. There were 2 conclusions we came to in the last presentation. E l'ultima conclusione a cui siamo giunti nell'ultima presentazione. The first is that as devotees, we are not really transcendental to morality. La prima è che anche se siamo devoti non siamo veramente trascendentali alla moralità. This is a big question in ISKCON. Questa è una grossa questione nell'ISKCON. I'll read this quote. Prabhupada, yes, ethics form the basic principle of purification. Quindi Prabhupada dice sì, la etica forma il principio base per la purificazione. We cannot be purified unless we know what is moral and what is immoral. Non possiamo purificarci a meno che non sappiamo ciò che è morale e ciò che è immorale. Unfortunately, everything in this material world is more or less immoral. Sfortunatamente quasi tutto in questo mondo materiale è più o meno immorale. Some devotees may like this part, that first part. Alcuni devoti apprezzeranno questa frase. But please notice the second part. Però notate anche la seconda parte. But we still have to distinguish between good and bad. Ma comunque dobbiamo distinguere fra buono e cattivo. Mm-hmm. So there is a kind of idea that we can be transcendental to ethics. On one lecture, Srila Prabhupada said in regards to Varnashram, because Varnashram is sometimes connected to ethics. Quindi c'è una conversazione in cui Prabhupada parla di questa etica, perché il Varnashram è in qualche modo collegato con l'etica. And Srila Prabhupada says very clearly, e Prabhupada dice molto chiaramente, the pure devotee is above Varnashram. I puri devoti sono al di sopra del Varnashram. But we do not think that we are pure Vaishnavas. Ma noi non ci consideriamo di essere puri Vaishnava. We are not so impudent. Noi non siamo così impudenti. We discussed that, and we also
suggested a second conclusion, that Krishna consciousness is the fulfillment of morality. Quindi discuteremo di questo e anche della seconda conclusione, che la coscienza di Krishna è al di là, al di sopra della moralità. Rather than something completely separate from it. Piuttosto che qualcosa di completamente separato da essa. I will share some research results. Volevo condividere con voi i risultati di alcune ricerche. These are from two main sources. Da due principali fonti. There is some theoretical information. Ci sono alcune informazioni teoriche. It comes from both Shastra and Western philosophy. Che vengono sia dalle scritture, dagli Shastra, che dalla filosofia occidentale. You may ask why we're discussing Western philosophy. E voi potreste chiedervi perché ci mettiamo a discutere tiriamo dentro la filosofia occidentale. I don't have time to go into that in detail. Non ho tempo per entrare nei dettagli, per spiegarvelo nei dettagli. But it might be particularly relevant to those of us who come from a Western background. Ma può essere importante per coloro che vengono da un retaggio occidentale. The other source of our information e l'altra fonte della nostra informazione is from some devotees and their perceptions of morality and ethics in ISKCON. È da parte di alcuni devoti e dalla loro percezione di come è vissuta la moralità nell'ISKCON. At a course run in Mayapur last November. Questo è un corso che è stato tenuto a Mayapur nel novembre scorso. So we have done a little bit of research here. Quindi abbiamo fatto alcune ricerche a riguardo. Here's another quote. Questa è un'altra citazione. Those of us who are interested in administration may like this one. A quelli di voi che sono interessati o coinvolti nell'amministrazione lo troveranno interessante. Because Krishna and Balaram happened to be Kshatriyas, they were specifically trained in military science, politics and ethics. La citazione dice: siccome Krishna e Balaram apparirono come kshatriya, erano degli kshatriya, furono addestrati specificamente nella scienza militare, nella politica e nell'etica. That's from Krishna book chapter 45. Questo dal libro di Krishna, capitolo 45. Are you okay so far? Are you following? State seguendo? Okay. Come... Yeah? You're okay? Va bene? Okay, good. Going to give a bit of an overview here of what we're doing. I've got two... Okay, sorry. Faremo una piccola panoramica di quello che stiamo facendo. I've got two proposals. Ho due proposte. First, that ISKCON would benefit from more systematic ethical discourse. La prima è che l'ISKCON può beneficiare da una discussione, una conversazione sistematica sull'etica. Secondly, that we need a Vaishnav ethics, by which I mean a moral philosophy. Seconda, noi abbiamo bisogno di etica Vaishnava, cioè di una filosofia morale. Why do we need a moral philosophy? Perché abbiamo bisogno di una filosofia morale? And why do we need more discourse, conversation about these E issues? perché dobbiamo parlarne, approfondire di più a questo Some of riguardo? this information is quite sensitive, but I'm assuming we're quite mature devotees here. Alcune di queste informazioni sono un po' sensibili, ma presumo che siate tutti devoti abbastanza maturi qui. There's a couple of sets of challenges we have. Sono un paio di serie di sfide che incontriamo qui, Which could also be seen as positive opportunities. che possono anche essere viste come opportunità positive. The first one is some moral challenges we face in our individual lives as devotees. E alcune di queste sono le sfide morali che incontriamo come devoti. I'll give some concrete examples. Vi do alcuni esempi pratici, concreti. Dishonesty on book distribution. Essere disonesti nella distribuzione di libri. It's largely historical. È un fatto storico questo. A part of the past, and it's generally recognized that now we need to be honest when selling books. È a parte del passato,
è generalmente riconosciuto che dobbiamo essere onesti quando distribuiamo libri. What other moral challenges do we have? Quali altri tipi di sfide incontriamo? There's been some problems with our children. Sono i problemi che ci sono stati con i bambini. What about women within ISKCON? Che dire di quello che è stato fatto alle donne nell'ISKCON? This is not unusual that we have these challenges. Non sono cose insolite, abbiamo avuto questo tipo di sfide. But I'm suggesting they need to be recognized and dealt with. Ma it is suggested. I'm suggesting they Ma need io to be recognized suggerisco di riconoscerle and we need to deal with them. e di trattare, avere a che fare con queste sfide. They're a bit like the elephant in the room. E avete sentito parlare un po' è come il detto inglese di avere un elefante nella stanza. You have that expression in Italy? Avete questa espressione in italiano? Yes. Elephant in the room is something that's so clearly present, but no one's talking about it. Un elefante in una stanza è una presenza così chiara che non c'è bisogno di parlarne più di tanto. The other category is ethical issues. L'altra categoria sono i temi etici, gli argomenti etici. This is different because the first category we're now pretty clear that there was some wrong behavior. Questo è differente perché nella prima categoria c'erano chiaramente dei comportamenti sbagliati. But ethical issues means that we're unclear about what is right and what is wrong. Ma gli argomenti etici significa che dobbiamo chiarire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. These include the following subjects. E questo include i seguenti argomenti. How do we accommodate gay people, if at all, within ISKCON? Come vediamo, come ci approcciamo alle persone, ai gay all'interno dell'ISKCON? Do we reject them or do we let them stay in the ashram, and if so, which ashram? Li rigettiamo o li accettiamo negli ashram, e se negli ashram, in quale ashram? What about ladies becoming gurus? E un altro tema è le donne guru, donne che possono svolgere la funzione di guru. It has been discussed at a very high level within ISKCON. Questo è oggetto di discussione a livelli molto elevati nell'ISKCON. Veganism. Il movimento vegano, Yeah. vegan. When I gave the lecture last, we discussed an ocean of milk in which Lord Vishnu is residing. Quando ho dato la lezione settimana scorsa si parlava di questo oceano di latte sul quale risiede Vishnu. We lost a lot of potential members through that, particularly vegans. Abbiamo perso molti potenziali membri, dopo aver parlato di questo argomento. But it raises some serious questions. Ma questo fa sorgere delle domande serie. Should we as devotees be drinking milk from sources in which cows and bulls are abused? Dovremmo noi come devoti bere quel latte in cui sia mucche che maschi, che tori subiscono dei gravi abusi? Rather than answering yes or no, Piuttosto che rispondere sì o no, one of my colleagues has come up with a third solution. uno dei miei colleghi è venuto fuori con una terza soluzione. In the UK, he has a project called Ahimsa Milk. Nel Regno Unito c'è un'università, a college, c'è un progetto called Ahimsa chiamato Milk. latte ahimsa, latte non violento. And you can buy milk from cows who are never slaughtered. Significa che uno compra il latte da mucche che non saranno mai macellate. It costs 3 or 4 times more than regular milk. Costa 3-4 volte di più del latte che troviamo in negozio. But many people are prepared to pay more Ma molte persone sono pronte a pagare di più for ethical products. per ottenere dei prodotti più etici. So these are some of the issues we've got. We've got some of the moral problems individually, and I don't think any of us are exempt from those. E quindi abbiamo questo tipo di tematiche. Uno sono la moralità a livello individuale. And then we have the ethical issues where we're unsure
what is right and what is wrong. E sono poi dei temi etici in cui noi non sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. So what's going on? That's the question. Quindi che cosa sta accadendo? Questa è la domanda. I'd like to discuss another subject here. Volevo discutere un altro argomento qui. And this is called the ethical climate. Che si chiama il clima etico. Or the moral and ethical environment. Che significa che si può tradurre come l'ambiente morale ed etico. I'm going to read from an academic book on ethics. Vi leggerò da un libro accademico sull'etica, in which the author is discussing the ethical climate. Nel quale l'autore discute il clima etico. We're all aware of the environmental issues. This is a moral issue, of course. We're aware of environmental problems. Siamo tutti molto consapevoli dei problemi ambientali e un po' meno di quelli etici. In terms of pollution, polar bears and icebergs. Per esempio l'inquinamento dei poli e gli iceberg che si sciolgono, che si staccano. Mm-hmm. Let me read from the book. Vi leggo direttamente dal libro. Fewer of us are sensitive to what we might call the moral or ethical environment. Sempre più persone diventano più consapevoli di quello che è l'etica ambientale. This is the surrounding climate of ideas. Questo è le idee, il clima delle idee che ci circondano. About how to live. Riguardo a come vivere. It determines what we find acceptable. E determina ciò che noi troviamo accettabile or unacceptable. O inaccettabile. Admirable. Ammirevole. Or contemptible. O spregevole. It determines our conception of when things are going well. E determina la nostra concezione di quando le cose vanno bene and when they're going badly. O quando vanno male. It determines our concept of what is due to us. E determina la coscienza di quello che è dovuto a noi. And what is due from us. E quello che è il nostro dovere verso gli altri. As we relate to others. Quando nella nostra relazione con gli altri. It shapes our emotional responses. E questo scuote le nostre risposte emotive. Determining what is a cause of pride. Determina qual è il corso dell'orgoglio. Or of shame. Causa dell'orgoglio e causa di vergogna. Or anger or gratitude. O collera o gratitudine. Or what can be forgiven. O ciò che può essere perdonato. And what cannot be forgiven. E ciò che non può essere perdonato. It gives us our standards. E ci dà questi tipi di standard. Our standards of behavior. Standard di comportamento. In the eyes of some thinkers. In the eyes of some thinkers. Agli occhi di alcuni pensatori. Most famously Hegel. Il più famoso è most famously? Hegel the philosopher. Il più famoso di questi è Hegel. It's the same word in Italian, Hegel. Yeah. I think it's a German word. Yeah. It shapes our very identities. E questo forma la nostra stessa identità. In other words, Hegel is saying our values are very, very close to who we are. In altre parole, Hegel dice che i nostri valori sono molto vicini a quello che noi siamo. However, Blackburn, the author of this book, whose name is Blackburn, goes on to explain. Ma l'autore di questo libro, Blackburn, va avanti spiegando. The workings of the ethical environment can be strangely invisible. Che le azioni di questo clima etico sono spesso invisibili. Yeah. He gives the example of Germany in the 1930s. E dà l'esempio della Germania negli anni 30. It is useful to note that many people in, say, the UK, I think here also in Italy,
were quite favorable towards fascism. È utile ricordare che diverse persone, sia nel Regno Unito che in Italia, erano favorevoli al fascismo. Of course, you guys were on the other side for some of the time, I think. Sì, noi siamo stati proprio dalla loro parte per un bel po' di tempo. But even those of us who were with the Allied forces, ma anche quelli che erano con le forze alleate, a lot of them were really favorable towards fascism in the 30s. Molti di loro prima, durante gli anni 30, erano favorevoli al fascismo. And there was a lot of anti-Jewish thought. E c'era una mentalità anti-giudea molto forte. But after the war we said, oh, that's nothing to do with us. Ma dopo la guerra ognuno ha preso le distanze, non abbiamo niente a che fare con questo. But there was a more important question arose from that. Ma c'è una questione più importante che sorge da questo. How did this happen so close to home? Come mai una cosa del genere è accaduta così vicina a casa nostra? If it had happened in Africa or Japan or somewhere over there, it would have been easier to accept. Se fosse accaduta in un posto lontano come il Giappone, la Corea, eccetera, sarebbe più facile ad accettare. But Germany was not so far away from Britain. Ma la Germania non era così lontana dall'Inghilterra. So some of the moral philosophers ask, what was it that allowed Nazism to grow? Quindi alcuni pensatori moderni si fanno questa domanda: cos'è che ha permesso al nazismo di crescere proprio nel cuore dell'Europa? What was the broad moral and ethical climate? Che cosa ha portato questo tipo di clima etico e morale? Now our leaders in ISKCON, for example, per esempio i nostri leader nell'ISKCON may not be directly responsible for some of the moral challenges we've had. Possono non essere responsabili moralmente di molte sfide che incontriamo, but we may have some responsibility for the moral climate that allows these things to go on or keeps these things away. Ma tutti abbiamo una responsabilità morale nello stabilire un clima etico che permette a certi tipi di cose di continuare o di essere respinte. I'm going to focus, there's also a statement here in the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, about the importance of the ethical environment. E qui c'è un'affermazione dello Srimad Bhagavatam che parla proprio dell'importanza dell'ambiente etico. There is a lot of information on morality and ethics in the first canto of the Bhagavatam. Ci sono molte informazioni sulla moralità e l'etica nel primo canto del Bhagavatam. I'll read this verse. Vi leggo il verso. It has become very difficult, therefore, to raise the spiritual standard. È diventato quindi molto difficile per questo elevare gli standard spirituali due to the present distorted values of human society. Dovuto ai valori distorti della società umana al presente. The sages of Naimisharanya are anxious to disengage all fallen souls. I saggi di Naimisharanya sono desiderosi di liberare, di disincagliare tutte le anime cadute. And here they are seeking the remedy from Srila Sutta Goswami. E qui stanno chiedendo il rimedio a Srila Sutta Goswami. Another interesting point. Questo è un altro punto interessante. There are 6 important questions asked at the beginning of the Srimad Bhagavatam. Ci sono 6 domande importanti che vengono chieste all'inizio del Bhagavatam. 2 of them are directly related to ethics. 2 di esse sono direttamente in relazione all'etica. First is what is the highest good for all people? La prima è qual è il bene più elevato per tutte le persone. And the second is e il secondo è where have religious principles gone now that Lord Krishna has left for his own abode? Dove sono finiti i principi religiosi ora che Krishna se n'è tornato nella sua dimora eterna? The second is very similar to a question asked by some Western philosophers. La seconda è molto simile a una domanda fatta da un filosofo occidentale, particularly Kierkegaard, Nietzsche.
o come Nietzsche, Kierkegaard. Yeah, you've heard of the death of God idea? Avete sentito parlare di questa idea della morte di Dio? Devotees are very fond of telling the story. Ai devoti piace molto raccontare questa storia. That somewhere there is written on a wall as graffiti. A volte vediamo scritto sui dei murales, sulle mura dei graffiti. God is dead, Nietzsche. Dio è morto, firmato Nietzsche. And someone has crossed out God and put Nietzsche. E altri invece cancellano Dio e mettono Nietzsche. And crossed out Nietzsche and put God. E cancellano Nietzsche e mettono Dio. Nietzsche is dead, God. Nietzsche è morto, firmato Dio. But Nietzsche didn't quite mean that actually. Ma Nietzsche non intendeva. He was more concerned what will happen to ethical principles once we lose the idea of God and the idea of God as the source of our ethical principles. Ma Nietzsche non intendeva dire questo, che Dio è morto, ma la sua preoccupazione andava di quello che accadrà, cosa accadrà ai principi etici e morali una volta che Dio non viene più preso in considerazione dall'umanità. So the questions are quite similar. Quindi la questione è abbastanza simile. I'm going to look at the contemporary ethical climate. Adesso guarderemo il clima etico contemporaneo. In two areas. In due aree. Beyond ISKCON. Oltre, al di là dell'ISKCON. And, oops, got that wrong. Yeah, within ISKCON and beyond ISKCON. Nell'ISKCON e oltre, al di là dell'ISKCON. There's three reasons why we're looking at the ethical climate beyond ISKCON. Le tre ragioni per cui guardiamo a quello che è il clima etico al di là, al di fuori dell'ISKCON. It might help us see that we're not doing so badly after all. Possono aiutarci a vedere, a capire che alla fine dei conti non stiamo proprio andando così male. Secondly, we may see similar trends within ISKCON. Secondariamente possiamo vedere delle tendenze simili anche nell'ISKCON. So keep an eye out. Quindi teniamo gli occhi aperti. And thirdly, it may be helpful for outreach. E terzo, perché questo può aiutarci nella estenderci verso l'esterno, nel collegarci con l'esterno. Many of us in ISKCON are aware that we no longer live in the 1960s and 1970s. Molti di noi nell'ISKCON sono consapevoli che non stiamo più vivendo negli anni 60 o 70. When it was pretty cool to be a follower of the Hare Krishna movement. Quando era molto alla moda far parte del movimento Hare Krishna. When I joined the movement in 1973 and had to go out in these strange clothes. Quando mi sono unito al movimento nel 73 andavo in giro vestito con questi abiti strani. I was already familiar with people looking at me as if I were crazy. Io mi sentivo familiare con quelle persone che mi guardavano come se fossi matto. I had these bright yellow flares. Avevo questi lenzuoli giallo brillante, Yellow velvet. di velluto giallo, Probably made in Italy. probabilmente fatti in Italia. So we were used to that. E noi usavamo questi. Things change. Ma le cose sono cambiate. And the moral environment is different. E adesso l'ambiente morale è differente. In fact, what's happening now I think it's rather disturbing. Quello che sta accadendo ora è causa di grande turbamento. We condemn what happened 50 years ago in terms of our present moral values. Noi stiamo condannando quello che è accaduto 50 anni fa sulla base di quello che è la moralità, il clima morale attuale. Is this right? And this is a big question. È giusto di fare così? Questa è una grossa domanda. The question is whether moral values are absolute or relative. La domanda è se i principi morali sono relativi o assoluti. We only have about 5 minutes, not 5 centuries. Abbiamo solo 5 minuti, non 5 secoli davanti. So we won't discuss that.
quindi But discuteremo. beyond ISKCON, let's have a look quickly. Vicious polarization. Al di fuori dell'ISKCON c'è questa polarizzazione malvagia. There's huge tensions between left and right wing. C'è una grande tensione fra le ale politiche di sinistra o di destra. Between secular fundamentalism and religious fundamentalism. Fra il fondamentalismo secolare e il fondamentalismo religioso. And there's a lot of hate on both sides of all arguments. E c'è un sacco di odio e conflitti fra entrambe le parti. Identity politics. Le identità politiche. A lot of discussion about men-women issues. Ci sono molte discussioni fra i temi che riguardano l'uomo e la donna. What to speak of gender fluidity. E che dire sulla fluidità sessuale. There was one writer who wrote that it's a form of abuse. La fluidità del genere. C'è uno scrittore che parla di questo abuso. It's a form of abuse. It is a form of abuse. È una forma di abuso questa. To give baby boys blue clothes. Dare ai bambini degli abiti azzurri. And baby girls pink clothes. E alle bambine degli abiti rosa. It's getting a little crazy. Rende un po' strani, matti. They're suggesting they should have more choice. E suggeriscono che i bambini devono avere più possibilità, più varietà. Actually, there's a whole idea that our gender is completely socially created. E c'è un'altra idea che il genere sessuale è stato creato completamente dalla società. And I would suggest inadequate recognition that our identity, our sexual identity, is also biologically determined. E io invece aggiungerei che la nostra identità sessuale non è solo dovuta alla pressione sociale, ma anche a una realtà biologica. You're probably aware of some of these debates. E probabilmente voi siete al corrente di questi dibattiti. There's also a lot of emphasis on human rights. C'è anche una grande enfasi sui diritti umani. We seem to be trying to make people moral, mainly through the law. Quindi sembra che si cerchi di rendere gli esseri umani morali principalmente attraverso delle leggi. I think law has an important part to play in morality and ethics. E penso anch'io che la legge ha una grande parte da giocare nello stabilire l'etica. But is it enough? Ma è sufficiente la legge? And I think there are a lot of problems now with the human rights agenda. E ci sono un sacco di problemi adesso per esempio con i diritti umani. That's one reason why Britain left the European Union. Questa è una delle ragioni per cui la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea. Even though we still like you European people. Anche se ancora gli piacciono gli europei. Oh, and we're also Europeans as well. In effetti anche noi siamo europei. When we want to be. Sorry? When we want to be. Quando vogliamo esserlo, quando ci fa comodo esserlo. So there's a lot of emphasis on human rights. There's also a lot of very poor language being used. E anche c'è un uso di slogan molto blunt, come si può dire? Blunt slogans like equality. Come eguaglianza. What kind of equality do we mean? What kind of quality? Yeah, what kind of equality are we referring to? A che tipo di eguaglianza ci riferiamo? Oh, another very positive word is choice. Un'altra parola molto positiva oggi è scelta. We're giving you choice. Vi diamo la scelta. Now you ladies are really good in the supermarket. Voi donne siete veramente brave nei supermercati. But we men have real difficulty when we have to choose from 39 brands of toothpaste. Ma noi uomini abbiamo grosse difficoltà quando dobbiamo scegliere fra 39 tipi di dentifrici. And so research has actually shown that choice makes us far more anxious. E ricerche recenti hanno dimostrato che troppa possibilità di scelta ci manda proprio in ansietà, ancora più You want to buy something.
Tu vuoi comprare qualcosa? You do extensive research on the internet. E fai una estensiva ricerca su internet. It takes you 2.35 days. Ci vogliono 2 o 3 giorni. And still you're not satisfied. E non sei ancora soddisfatto. Whereas if you just got 1 or 2 choices, there isn't the frustration when you're inevitably not so satisfied. Se invece avessi solo 1 o 2 possibilità, non ci sarebbe tutta questa frustrazione. What other words do we have? Oh, entitlement. We have the word entitlement. Do you have that word in Italy? Maybe I don't know what. Entitlement, Davy? Everyone's entitled to certain things. You're entitled to education. You're entitled to this. Yeah, it's like rights. But it's a big word in the UK. I'll move. And then there are some bad words. Here are the bad words. Adesso ci sono i termini cattivi, negativi. Hierarchy. La gerarchia. It's accepted. Nothing can be hierarchical. Non è accettata, niente dovrebbe essere gerarchico. Privilege. I privilegi. It's bad if you're a privileged person. Se voi siete una persona privilegiata è molto negativo. And there are a few other words. È visto negativamente, altri termini. The problem is that a lot of these words aren't used very sensitively. Il problema è che molti di questi termini non sono usati con la giusta sensibilità. And hence the level of moral and ethical conversation isn't very helpful. E neanche questa conversazione morale ed etica non aiuta molto. Celebrity culture. Do you know what I mean by celebrity culture? Sapete qual è la cultura delle celebrità? Footballers telling us who to vote for. Sorry? Football. Footballers telling us who to vote for. Praticamente il calcio determina per chi dovremo votare. Pop stars giving us moral instruction. E anche le star della musica, del pop, ci danno delle istruzioni morali. There's a case where there was one footballer, international footballer, Suarez, is his name? Suarez. He's a footballer. I forget which country he's from. Is he from South America, Suarez? Suarez. Uruguay. C'è questo famoso calciatore cannibale, Suarez. You could see him they showed it on television. He bit someone. E l'abbiamo visto in televisione quando ha morso uno. Not for the first time. Non solo una volta. We British have a few problems with some of the South American players. Noi inglesi abbiamo avuto un bel po' di problemi con questi giocatori del Sud America. The press gave him a hard time. E i giornalisti gli hanno dato grossi problemi. And one of their press members in Uruguay responded. E uno di questi giornalisti che era in Uruguay gli ha risposto: Why are you always criticizing him? Ha detto: perché lo criticate sempre? You always see the bad things. Vedete sempre solo le cose cattive. You don't see the goals. Non vedete i gol che fa. I don't think we were talking about his ability to score goals. We were talking about the morals of the situation. Dice: noi non stiamo discutendo della sua abilità di fare gol, stiamo discutendo della sua moralità. Anyway, we do have a culture where celebrities do have a huge influence. Quindi noi abbiamo una cultura nella quale le celebrità danno una grossa influenza. Even in ISKCON, the celebrity culture has crept in slightly. Anche nell'ISKCON si insinua la cultura delle celebrità. The other important area is the exclusion of the private sphere. L'altra area è l'esclusione della sfera privata. In other words, we tend to think that modern democracies are fine. In altre parole, noi tendiamo a credere che la democrazia moderna sia buona, irrespective of the private vices of those who are leading them. Senza considerare i vizi privati di coloro che governano questa democrazia. This is my private life. Ma questa è la mia vita privata. Me and my wife have been very troubled by this. My wife and I have been very troubled by this whole affair. Io e mia moglie siamo molto disturbati da queste cose. And we would just like to get on with our lives. E noi vorremmo andare avanti con le nostre vite
And do the job for which I was elected. E fare il lavoro per cui siamo stati eletti. Have you heard politicians speak like this? Avete sentito politici parlare in questo modo? Yeah, always. Yeah. Sempre. This is a long subject, but it actually goes back to the moral philosophy called utilitarianism. Quindi questa è quello che definivamo all'inizio la filosofia morale usata in modi utilitaristici. We'll look at some of the issues to do with the ethical climate in ISKCON tomorrow at the same Domani time. guarderemo altri temi del clima morale etico nell'ISKCON. In the meantime, are there any questions or comments? Nel frattempo, se avete qualche domanda o commento. Please. Yes. Yes. It just shows that it doesn't matter like how morally sound you are as a person. Yeah. Money and you're in the public eye, you become president. È proprio per confermare quello che dicevi della celebrità culturale, cioè della cultura delle celebrità. Vediamo l'esempio del presidente Trump, che lui per il fatto che era ricco e famoso è diventato presidente anche senza avere proprio tutte le caratteristiche. That's a good point. Questa è una buona osservazione. I think it began with another prime minister. Who was the other prime minister who was an actor, a professional actor? Chi era quell'altro primo ministro che era un primo ministro? Time of Maggie Thatcher. Schwarzenegger? Reagan, yeah. Anche Reagan, sì. I mean, you've got to remember that actors are, it's all to do with something that's not true. Quindi gli attori hanno a che fare con qualcosa che non è vero, con delle finzioni. So that can be a useful skill in politics. E questa può essere un'abilità molto utile nella politica. We could add it to the kind of criteria if you're applying to become a politician. Do you have any useful skills? Dovremmo, quando fanno un criterio, dei requisiti di chi vuole diventare un leader politico, For example, were you an actor? dovremmo chiedere ma che capacità, che abilità hai? E uno potrebbe dire sono un attore. Good. Any other questions? Or? Yes. Qualche altra domanda? Nicole. Quindi cosa pensi che possa migliorare la situazione moderna, il clima etico moderno, uno staccarsi e lottare contro questo sistema, diciamo, degradato o cercare di riformarlo? My intention is not to condemn this. La mia intenzione non è quella di condannarlo. Although I will say I think there are quite a few writers and thinkers who are concerned about the present state of our moral and ethical culture. Sebbene possa vedere che ci sono There are many thinkers and writers who are concerned about anche se ci sono molti current pensatori trends e in the scrittori ethical climate. che sono molto preoccupati riguardo a al clima etico di oggi. And I will come to this tomorrow. E parlerò di questo meglio domani. I think a question for us as those who are devotees here Io penso che la domanda che dobbiamo farci come devoti qui is how much is Krishna consciousness a system of ethics? dobbiamo chiederci quanto la coscienza di Krishna è anche un sistema etico. And how much is it something different such as spirituality? E quanto è qualcosa invece di quanto differisce, quanto sia più una cosa spiritualità. For example, the Bhagavad Gita has a lot of lists of virtues and vices. Per esempio la Bhagavad Gita riporta molte liste di virtù e di vizi. In fact, it begins with a question.
that is very pertinent to ethics. E inizia proprio con una domanda che è molto pertinente all'etica. Dhritarashtra Dhritarashtra Dharmakshetra Kurukshetra Samaveta Yutsava Mamakak Pandavashtaiva Kimakurvata Sanjaya. His first question to open the Gita is, what did my sons and the sons of my brother Pandu do when they actually assembled on the plains of Kurukshetra? La prima domanda della Bhagavad Gita, Dhritarashtra chiede: che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di mio fratello Pandu dopo essersi riuniti sul campo di battaglia di Kurukshetra? Srila Prabhupada mentions that it's a covert question. E Prabhupada menziona questo come una domanda retorica. Yeah. He gives the example of, say I went down to, what's the restaurant called here? Govinda. Govinda. Say there's a Govinda somewhere. So I said, say Ramachandra told me he went to visit Govindas. Supponiamo che io gli abbia detto che sono andato a Govinda. And then I ask him, e poi gli chiedo: what did you do when you went to Govindas? cosa hai fatto dopo che sei andato nel ristorante Govinda? It's a restaurant. You went to eat. Se è un ristorante uno ci va a mangiare. Why am I asking him? Quindi perché dovrei fargli questo tipo di domanda? Sometimes in counseling, those of us who counselors will know a person will ask a question, but it's not the real question that's bothering them. A volte quando c'è un incontro di counseling, una persona fa delle domande, ma non sono le vere domande. They're fishing, they're testing us. Loro ci fanno delle domande solo per metterci alla prova. To see whether we're trustworthy and they can go further. Per vedere se noi siamo affidabili e se possono andare avanti. So Dhritarashtra was concerned because when he learnt of the place of battle, he recognized this is a place of pilgrimage, a holy place. Così Dhritarashtra era preoccupato perché sapeva che quel luogo, quel campo di battaglia era un luogo sacro, era un luogo di pellegrinaggio. And he knew that the opposite party, the Pandavas, were pious. E sapeva che i nemici, il gruppo opposto, erano pii, virtuosi. And that his own sons were vicious. E invece i suoi figli erano malvagi. So he was worried about this is an omen. Would it have a bad influence on Quindi lui si preoccupava che il posto santo potesse avere un'influenza negativa sull'esito della battaglia per i suoi figli. Quindi fin dall'inizio la Bhagavad Gita comincia a discutere fra ciò che è ciò che è il vizio e la virtù. E questo discorso va avanti per praticamente tutto il primo capitolo della Bhagavad Gita, che è praticamente proprio l'introduzione, perché Krishna non ha ancora incominciato a parlare. Il dilemma di Arjuna è un dilemma morale. C'è un sacco, tanto nella Bhagavad Gita riguardo alla moralità. Non è solo un testo sulle verità ontologiche. Good. You have that word in Italy. Good. Prabhu. Riguardo a Dhritarashtra e Duryodhana, noi sappiamo che loro erano molto esperti nel compiere rituali religiosi, nel proteggere i brahmana, nello svolgere tutti i vari doveri morali nel modo impeccabile, per cui qual è il limite che rende una cosa morale, un comportamento morale o immorale? È una buona domanda. It raises another pertinent question.
E questo mi fa sorgere un'altra domanda importante. Can you actually be moral Si può essere veramente morali without being a religious person? senza essere religiosi? And this is a central question in moral philosophy. E questa è la domanda centrale nella filosofia morale. Or we could frame it a little differently. O possiamo parafrasarla in un altro modo? Can you be moral if you don't get rid of all the envy in one's heart? Possiamo essere morali se non ci liberiamo dall'invidia che c'è nel cuore. And one of the main criticisms of morality, Una delle principali critiche della moralità, particularly by, say, Marxists, alla moralità particolarmente da parte di Marx, dai marxisti, is that it's simply a system se sia solo un semplice sistema to maintain the interests of the ruling class. per fare gli interessi della classe governativa. And so morality could be seen in those terms, and in some cases it probably will be. La moralità può essere vista in questo modo e in alcuni casi lo è. But there may be higher dimensions or higher understandings of what morality really is. Ma magari ci sono delle comprensioni o dimensioni più elevate che definiscono qual è la vera moralità. One thing I would like to present to you, if I've got a few minutes, Una cosa che vorrei offrirti o per presentarti se abbiamo qualche minuto, because this is relevant to tomorrow, perché è importante anche per domani, is that religions have different ways of defining what is right and what is wrong. le religioni hanno diversi metodi per definire ciò che è giusto e ciò che è There sbagliato, are two main methods. ma ci sono due metodi principali. The first is called orthodoxy. Il primo è la ortodossia. Orthodoxy means you have standard belief. Ortodossia vuol dire avere degli standard di credo. And the extreme of this is if you don't believe what we believe, we will burn you at the stake. E l'estremismo è che se tu non credi in quello che noi crediamo, ti mettiamo al rogo. In Oxford, where I used to live, A Oxford, dove io vivevo, or we used to live, I was with my wife, io vivevo con mia moglie, 100 meters from the Oxford Center for Hindu Studies, a 100 metri dall'Università di Oxford, centro studi di Oxford, there's a cross on the road c'è una croce sulla strada made with the cobbles. fatta di San Pietrini, That's where Queen Mary burned 3 Protestant priests. e dove la regina Maria ha bruciato 3 preti, ha messo a rogo 3 preti protestanti. That's called orthodoxy. Questa è chiamata l'ortodossia. We determine the standards by what you believe. Noi determiniamo gli standard in base a quello che noi crediamo. By the way, the word belief we don't use much in our tradition. Comunque la parola credo non è molto usata nella nostra tradizione. The other is used particularly by, for example, the Greek Church. L'altra viene usata in particolare dalla Chiesa greca. Oh no, they're Orthodox. They're Orthodox. No, sono ortodossi anche loro. The other is applicable very often to Islam and Judaism, and that's orthopraxy. L'altra si applica di più all'Islam e all'ebraismo ed è chiamata Orthopraxy. ortopraxi. Orthopraxy, I don't know what you have in it. It's probably a Greek word. Is È it a Greek word? una parola greca Orthopraxy. Correct action. che Praxis. significa l'azione corretta. But some religionists, particularly some of the Islamic scholars, Ma alcuni religiosi, specialmente alcuni eruditi islamici, have suggested that we need to determine what is right and wrong on the basis of virtue. hanno stabilito che dobbiamo stabilire quello che è giusto o sbagliato sulla base della virtù. And I'm proposing that that's what we should do in ISKCON. E io propongo che è proprio questo che dobbiamo fare nell'ISKCON. Practice is important. La pratica è importante, Philosophical integrity is important. la integrità filosofica è importante, But ultimately we must develop virtue. ma alla fine noi dobbiamo sviluppare le virtù. Vedigayahara charito. Vedagayara Charita. Yeah. Every morning we sing it. The Vedas glorify the spiritual master
because of his charita, his character. I Veda glorificano il maestro spirituale per le sue caratteristiche, le sue qualità. So we need to actually really give attention to what Aristotle and others would call virtue. Quindi dovremmo dare attenzione a quello che Aristotele e altri definiscono come virtù. What we mean by virtue and what the virtue should be. Che cosa intendiamo per virtù? Che cosa intendiamo per virtù? Che cosa dovrebbe essere la virtù è la grande questione. Does that make sense? Thank you for your time. I really appreciate it. Grazie del vostro tempo. One of my values is punctuality, so I'm going to actually finish on time, if you'll excuse me, Prabhu. Apprezzate molto. And if you've got any other questions, please ask me, and we'll be here tomorrow at the same time. Uno dei valori che apprezzo di più è la puntualità e quindi adesso termineremo. Grazie a tutti e domani continueremo il Thank you for your discorso. attention and your patience, and see some of you tomorrow. E ci Huh? Yeah, today's at 5:30 we started. At 5. It's possible to start at 5 tomorrow. We can start at 5 tomorrow if you want. I'm happy to start earlier, but it's up to Ramachandra and others. Yeah, no problem. 5 o'clock then tomorrow. Domani alle 5. Okay, thank you. Hare Krishna.